Buongiorno a tutti. Oggi parliamo di voce umana e in particolar modo ci dedichiamo alla voce femminile. La voce femminile viene codificata con alcuni termini a seconda del registro. Oggi parliamo del soprano, la voce più acuta femminile. Questo termine ci riporta immediatamente a un aspetto di musica lirica o di musica comunque colta. Il termine soprano però è un termine che identifica tutte le voci femminili acute, anche nel campo della musica leggera, non solo della musica classica o intesa operistica in particolar modo. Che cos'è un soprano? Quale registro e quali note utilizza principalmente? Ecco, qui il discorso si fa un pochino più complesso e contorto. Se parliamo in un campo normale, codificato, generale, si parla di 2 ottave. Le ottave sono la sequenza di 8 note, quindi se io mi riferisco alla tastiera, generalmente parte da questo Do, il soprano, per arrivare a quest'altro Do, ed è già una bella estensione. Stiamo ovviamente parlando di voci impostate con studio alle spalle. Parliamo delle voci naturali, delle voci femminili naturali. Quelle che noi utilizziamo normalmente sono le voci non curate quando cantiamo, normalmente senza nessuna preparazione. Ognuno di noi può avere una voce con un timbro, con una qualità un po' più scura o un po' più chiara. Può avere un'estensione, quindi raggiungere delle note più acute o fare fatica. Se facciamo uno studio preparatorio e quindi se ci impegniamo, chiunque di noi può migliorare il suo punto di partenza. Normalmente quando cantiamo spontaneamente, senza nessuno studio alle spalle, se già riusciamo a cantare un'ottava, cioè da Do a Do, questa solo, senza tirare il collo, vuol dire che già abbiamo un bel materiale naturale. Torniamo ai nostri soprani però, all'aspetto proprio didattico quasi del soprano. Il soprano, come ho detto, è la voce più acuta femminile e la ritroviamo in tanti ambiti. Quando prima parlavo della musica leggera, è ovvio che non chiamiamo le cantanti dei soprani quando sono nell'ambito della musica leggera, però per fare alcuni esempi che magari possono ricordare queste voci belle e sottili, possiamo ricordare, non lo so, Kate Bush, Cyndi Lauper, piuttosto che Antonella Ruggero. Se invece entriamo nel campo operistico o nel campo della cosiddetta musica colta, ecco, sì, i nomi Katia Ricciarelli, Montserrat Caballé, insomma, tanti ce ne sono. Nell'ambito della musica lirica c'è un'ulteriore divisione, spesso e volentieri, per i soprani. Si dividono anche qui in fasce. Noi oggi dedichiamo la fascia più acuta in assoluto, quella che viene definita il soprano leggero. Le altre 2 fasce vengono generalmente nominate come soprano lirico e soprano drammatico, proprio a scalare verso il grave. Il soprano leggero è quello che raggiunge le vette più elevate e ha generalmente uno spessore di voce un pochino più sottile, è più agile, più snello, leggero anche per questo. Adesso ascolteremo insieme una signora aria dedicata al soprano leggero. Ascolteremo l'aria della Regina della Notte dal Die Zauberflöte, dal flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart. Ascoltiamocela e poi ci ritroviamo. Durch dich, so retro
Allora, esplicito, ben chiaro. Qui abbiamo ascoltato insieme una poderosa manifestazione di un soprano leggero. Abbiamo anche visto attraverso il pentagramma dove arrivava questa voce. Ecco, magari può essere utile anche sentire e vedere sulla tastiera. Vi ricordate all'inizio ho detto normalmente il soprano ha 2 ottave che vanno dal Do centrale fino a quest'altro Do, che è già un bel acuto. Ecco, quelle note che vi ho evidenziato e che avete visto sullo spartito erano questo Fa. Questo è un Fa sopracuto. E per riuscire a fare questo Fa assolutamente bello pulito in questo picchiettato, questa cantante deve avere almeno qualche nota in più, non può essere la sua ultima nota. Ognuno di noi quando arriva all'ultima nota si strozza, il suono diventa sgradevole. Se il suono è bello vuol dire che è coperto almeno da altre 2 note. Ecco, questo direi che è proprio l'esempio di un soprano leggero. Alla prossima!